Nei prossimi giorni è previsto un summit di mercato in casa Inter che vedrà coinvolta la dirigenza e l'allenatore per definire quelle che sono le strategie, che saranno le strategie in vista della prossima stagione. Allora, questa non è soltanto la settimana nella quale finalmente rivedremo l'Inter in campo, nella quale sapremo anche se l'Italia tornerà ai mondiali, ma è anche una settimana dalla quale arriveranno poi diverse indicazioni sul fronte mercato. E io lo so che molti di voi sono scettici, c'è tanto scetticismo che anche comprensibilmente aleggia intorno alle questioni di mercato, però come vi ho detto anche in precedenza, come vi diciamo sempre, l'Inter comunque si sta prestando ad una sessione estiva di mercato nella quale comunque per forza di cose ci saranno tanti cambiamenti con diversi giocatori in scadenza, anche dei buchi da andare a coprire, si sta parlando tanto anche del mercato in uscita e quindi sicuramente si tratterà di un mercato attivo. Poi se soddisfacente o meno questo ce lo sapremo dire soltanto al termine della sessione estiva e tireremo le somme, però sicuramente appunto sarà un mercato abbastanza movimentato. E allora in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, innanzitutto ben ritrovati, andremo un po' a tracciare una linea, ci muoveremo un po' reparto per analizzare quelle che sono le varie situazioni in entrata e in uscita, per farci un po' anche un'idea di quelli che saranno i temi che poi si affronteranno in questo vertice, diciamo tra dirigenza e allenatore. Quindi cerchiamo un po' di muoverci anche noi su questa direzione. Prima però io vi ricordo come sempre di lasciare un mi piace a questo contenuto, di iscrivervi ai canali di Passione Inter se non l'avete ancora fatto per non perdervi neanche una novità relativa ai nostri nerazzurri e per vivere poi tutti insieme questa grande passione che condividiamo e viviamo anche nel club di Passione Inter, passioneinter.club, nel quale vi aspettiamo e vi aspettano tanti nerazzurri da tutto il mondo. Allora andiamo in ordine perché vi ho detto che appunto ci muoviamo per reparti e non possiamo che partire dal portiere. Fronte portiere, il nome più concreto resta quello di Guglielmo Vicario. So che a molti di voi non piace, so che molti si fanno condizionare anche dal contesto perché il Tottenham non sta vivendo una grande stagione. Tra l'altro Vicario si è anche appena operato per un'ernia inguinale, quindi anche qui ho letto un sacco di commenti, ma non è un infortunio, è un'operazione dalla quale il giocatore poi recupererà anche in un tempo abbastanza breve. Quindi diciamo che Vicario magari non è il giocatore, il portiere che a livello di caratteristiche è il profilo ideale, però come vi abbiamo detto più volte, sicuramente in termini di costo, fattibilità, rapporto qualità-prezzo è il profilo che forse è più adatto all'Inter, o meglio che l'Inter reputa più adatto per quello che serve e per quelle che sono le esigenze e anche le possibilità. Poi è probabile ed è plausibile che sul mercato ci siano altri nomi molto più allettanti rispetto a quello di Vicario, penso a Carnesecchi che ci nominate spesso, stamattina la Gazzetta parlava addirittura del sogno Svilar. Sono tanti insomma i profili e i portieri che guardandoci intorno magari possono interessare e possono piacerci, però ribadisco sicuramente Vicario è quello un po' più raggiungibile, quello che davvero può trasformarsi in qualcosa di concreto, considerando che comunque anche Pier Ausilio si è mosso più volte per lui anche in passato. Recentemente è tornato a Londra per trattare con il Tottenham e per monitorare un po' la situazione, quindi noi confermiamo e continuiamo a dirvi che questo è il primo nome sul tavolo dell'Inter. Tra gli altri nomi c'è anche quello di Lunin del Real Madrid, secondo portiere del Real Madrid che però sta giocando titolare per l'infortunio di Courtois, tra l'altro giocherà probabilmente anche titolare nella sfida di Champions League di aprile, perché del 7 aprile se non erro, perché appunto Courtois è fuori per infortunio, giocherà lui, dovrà insomma provare a blindare la porta del Real Madrid, quindi con un compito anche importante su un palcoscenico importante. 27 anni, stiamo parlando di una cifra che più o meno si aggira intorno a quella di Vicario, 20 milioni. Poi Vicario dobbiamo anche considerare che l'Inter sta cercando di portarlo al ribasso, quindi leggiamo 25-30 milioni, ma c'è appunto l'intenzione di giocare al ribasso, quindi anche questo va considerato. E poi la grande differenza, come vi abbiamo detto più volte, è che Vicario ha, diciamo così, mostrato palesemente la volontà di venire e di tornare in Italia, quindi questo diciamo
ci muove un po' di più, sulla parte di Guglielmo Vicario. Poi c'è anche un discorso secondo portiere da affrontare, perché sapete che insomma, c'è il punto interrogativo Josep Martinez, Martinez che ha affrontato una stagione abbastanza particolare. L'impressione è che l'Inter non abbia, ne hanno parlato anche diverse testate giornalistiche, non l'abbia inquadrato come portiere titolare, quindi come futuro numero 1 di questa Inter. Le vicissitudini personali probabilmente hanno influito sul minutaggio del giocatore e di conseguenza anche sull'esplosione che magari il giocatore avrebbe potuto avere in questa stagione, nella quale comunque si è preferito Sommer e lo abbiamo visto, nonostante un Sommer comunque anche con qualche problematica ad inizio stagione. E quindi questo è quello che ci arriva su Joseph Martinez, e appunto, anzi, quello che ci arriva è quasi più un'intenzione da parte dell'Inter di proseguire con Sommer come secondo portiere. Ve lo avevamo anche già detto e ripetuto, c'è questa idea anche nella testa dell'Inter, e quindi continuo a confermarvi, ecco, questa faccenda, considerando ovviamente che poi il mercato ha sempre le sue sorprese dietro l'angolo. Non ci saranno grosse sorprese invece sul fronte difensivo in termini di giocatori in scadenza, perché appunto sono in scadenza di contratto, quindi sappiamo che Darmian, Acerbi e De Vrij con tutta probabilità si appresteranno a salutare l'Inter, con Acerbi che tra l'altro è anche stato riaccostato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi, Inzaghi che per fortuna direi lo aveva voluto fortemente all'Inter, quindi degli slot che si andranno a liberare. C'è anche il discorso bastoni da affrontare con il Barcellona, che è forte sul giocatore, con l'Inter che però non vuole privarsene a cifre basse, anzi si parla comunque di 70 milioni. Io resto ancora un po' così non molto contenta di questa notizia di mercato, perché valuterei e farei una valutazione molto ponderata prima di lasciare andare insomma Alessandro Bastoni, però c'è questa possibilità, e quindi bisognerà valutare anche un'eventuale poi rivoluzione in quello che è il terzetto difensivo, che magari diventerà poi un quartetto difensivo, perché in caso di addio di Bastoni si parla anche di una possibile difesa a 4, cambio modulo con difesa a 4. Mi muovo sui giocatori in entrata, perché sono diversi invece i nomi sul tavolo della dirigenza nerazzurra come profili che interessano in termini appunto di possibili arrivi. Ve ne mostro 4: Muaremovic, Vila, Ordóñez e Solé. Sono nomi dei quali in realtà vi avevamo già parlato, per alcuni anche prima del mercato invernale e altri proprio nel bel mezzo del mercato invernale, perché comunque sono nomi sui quali l'Inter ha sempre avuto un po' e sta avendo un po' un occhio attento. Ecco, parto sicuramente da Muaremovic, che avremo modo di vedere anche martedì, domani sera anzi, in finale playoff con la Bosnia, perché lui è bosniaco, quindi sarà nostro rivale e avversario proprio domani sera. Classe 2003, lui ha un contratto con il Sassuolo fino al 2031, un valore di mercato che si aggira intorno ai 20-30 milioni, e la Juventus ha un 50% sulla futura rivendita. All'Inter piace questo profilo, ve ne abbiamo parlato molto, è comunque un profilo che tiene d'occhio, e domani avremo modo appunto anche di vederlo in campo per studiarlo magari anche un pochino di più. Quindi sicuramente lui rientra un po' nei nomi che anche a livello progettuale poi si sposerebbe bene, no, con l'Inter per età e quant'altro. Mario Ghila, spagnolo, laziale, l'abbiamo visto tra l'altro in campo contro il Milan fare un'ottima prestazione, una buona prestazione per quel che mi riguarda, perlomeno per quel che ho visto. E c'è un derby di mercato a proposito di Milan, perché anche il Milan è interessato a questo giocatore, quindi attenzione, contratto in scadenza fino al 2027. Siamo sempre su quel valore di mercato lì, intorno ai 30 milioni, più o meno quello che i nomi che vi sto facendo vedere più o meno sono tutti su quel valore di mercato. Solé forse leggermente più basso, sui 20-25 milioni, però siamo più o meno lì. A proposito, mi collego, Solé, anche lui piace molto all'Inter, era piaciuto molto all'Inter, lo sapete, se ne era parlato tanto, fisico molto importante, esperienza in Serie A. L'Inter sembra che stia accelerando addirittura i contatti con l'Udinese per provare a portare il giocatore. So che è un profilo che vi piace, ce lo menzionate sempre, quindi come diciamo tipologia di difensore so che è uno di quelli che piace molto. Poi c'è Ordóñez, del quale vi avevo parlato forse ad ottobre, se non sbaglio. Lui è un centrale
classe 2004 che attualmente è un compagno di squadra di Aleksandar Stankovic, perché gioca nel club Bruges. Ha un contratto fino al 2029 con il Bruges. Il suo valore è, diciamo così, salito di molto in questa stagione, è arrivato ai 30 milioni perché appunto sta facendo un'ottima stagione, con un inizio stagione in realtà molto complicato, perché lui, se vi ricordate, per chi ci segue, avevo specificato che aveva avuto una situazione simile a quella di Lookman, perché in estate voleva andare al Marsiglia, era molto vicino al Marsiglia, e poi il Club Bruges ha chiuso le porte della trattativa e il giocatore anche aveva manifestato un malcontento, non era stato convocato, insomma c'erano stati un po' di questioni, ecco. Poi è rimasto nel Club Bruges e tra l'altro sta facendo molto bene. Mi sembra che abbia una 35 di presenze forse con il Bruges, però visto che sto andando a memoria non voglio ricordarvi male, e quindi preferisco non espormi, però mi sono abbastanza convinta che abbia fatto anche diversi gol e insomma abbia molte presenze con la maglia del Bruges, il che vuol dire che comunque è un giocatore che sta trovando anche il suo spazio ed è per questo che comunque l'Inter lo sta monitorando con molta attenzione. Poco fa vi ho nominato Stankovic e non a caso, perché spostandoci a centrocampo Stankovic è uno dei nomi insomma che teoricamente, ed è quello che ci auguriamo, dovrebbe essere un po' quello su cui l'Inter punterà parte diciamo delle risorse economiche, oltre al riscatto ovviamente di 15 milioni per Akanji. Possiamo dire che anche lì i 23 milioni per Stankovic ci auguriamo che possano essere dati quasi per certi, per riportare il giocatore in quella di Milano. Però i discorsi a centrocampo si muovono molto intorno alla figura di Manu Koné. Come sapete è un giocatore che vuole Christian Chivu, lo desidera, gli piace come caratteristiche, vorrebbe insomma inserirlo magari anche in un assetto tattico diverso rispetto a quello che stiamo vedendo quest'anno, e quindi resta questo pallino con la Roma che ha le sue pretese, 50 milioni, tra i 40 e i 50 milioni, quindi comunque cifra importante che l'Inter a quanto pare sarebbe anche disposta a spendere. Qui secondo me va aperto un discorso molto ampio che secondo me faremo magari in live. E nella trattativa per Koné si incastrano altre questioni, perché pochi giorni fa vi avevamo parlato del discorso Frattesi, attenzionato anche lui dalla Roma e potrebbe inserirsi diciamo nella trattativa, ma c'è anche il discorso Carlos Augusto, perché l'Inter sta trattando il rinnovo di Carlos Augusto. In questo momento però il giocatore diciamo che è fermo il rinnovo in questo momento, non si sta andando verso la direzione magari che si augura l'Inter, con Carlos Augusto che è attenzionato da diversi club, tra cui anche la Roma, che potrebbe magari metterci anche un 15 milioni su questo giocatore. L'Inter ne vuole almeno una ventina, però insomma potrebbe inserirsi all'interno della trattativa per Manu Koné, quindi un intreccio di mercato sull'asse Roma-Milano. Un altro intreccio di mercato, perché appunto anche quello di Frattesi va tenuto in considerazione. Rapidamente 2 parole sul discorso attacco. Molto, ragazzi, passerà per il futuro di Marcus Thuram, che tra l'altro si è sbloccato con la Francia. Ci auguriamo che lo faccia presto anche con l'Inter, perché in questo finale di stagione serve l'apporto anche di Marcus Thuram, che vedremo se giocherà titolare con la Roma. Bisognerà capire, perché con questo Pio Esposito e Lautaro che rientra bisognerà farsi delle domande anche su questo. Però ecco, Thuram, che appunto ha una clausola da 85 milioni, bisogna capire se qualcuno sarà disposto a esercitarla. In questo momento, con un Thuram che nel 2026 è praticamente sparito, mi sembra difficile pensare che qualcuno si possa spingere a quella cifra. L'Inter dall'altra parte comunque in caso di cessione ad una cifra importante poi farebbe anche una ricca plusvalenza, perché sappiamo che è arrivato a 0, quindi secondo me molto poi passerà da quello che è il futuro di Marcus Thuram, perché per quel che riguarda il reparto offensivo. Detto ciò, ragazzi, tutti gli altri discorsi li approfondiremo poi nelle varie live di questi giorni, e poi in seguito anche a quello che sarà un vertice sicuramente importante per capire verso quale direzione vuole muoversi l'Inter. Nel frattempo vi aspetto nei commenti, so che molti di voi insomma sul mercato diventano un po' accesi, ci sta, lo ribadisco, lo capisco, però fatemi sapere un po' anche voi cosa ne pensate anche dei vari nomi che vi ho proposto, un po' di tutta la situazione. E niente, nel frattempo io vi ricordo ancora di iscrivervi ai canali di Passione Inter se non l'avete ancora fatto. Vi lascio con un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast. Se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.